Il mio serpente si è affezionato a me, si fa fare le coccole e torna sempre a trovarmi. Quante volte l'avete sentito dire, ragazzi? Bene, oggi sfatiamo un attimino questo mito, perché i serpenti dovete sapere bene che non provano emozioni. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Sudato Nation. Buongiorno a tutti serpari, a quanto pare fa ancora veramente troppo caldo. Nonostante questa mattina mi sono alzato un pochino prima del solito e devo dire che quei 4-5 biacchi sono riuscito ad ammirarli. Però non è questo l'argomento del giorno. Oggi parliamo delle emozioni dei serpenti, ovvero se le provano, non le provano, no, non le provano e perché. Mi raccomando, come sempre, l'invito a iscrivervi al canale e a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Eccoci qua, finalmente un po' d'ombra, almeno io non perdo la vista e non vi acceco come l'oracolo del sud della storia infinita. Corri Atreyu! La domanda che tutti noi appassionati del settore ci siamo fatti, almeno una volta ovviamente, è quella del: possiamo addomesticarli oppure ci riconoscono? Purtroppo ragazzi devo dirvi di no e ve lo dico immediatamente, è inutile farvi illudere e darvi false speranze e adesso spieghiamo anche il perché. L'evoluzione che hanno subito questi animali non hanno mai avuto il bisogno di adattarsi come noi per sopravvivere, sono sempre stati autosufficienti, sono delle vere macchine da sopravvivenza, quindi non hanno avuto bisogno come noi di creare una gerarchia delle interazioni sociali, qualsiasi cosa potesse essere utile alla sopravvivenza. Noi in quanto esseri umani siamo classificati come eusociali, ovvero abbiamo bisogno di interazioni, abbiamo bisogno di cure parentali, abbiamo bisogno di aiutarci l'un l'altro, abbiamo bisogno di interagire sia per l'accoppiamento che per la riproduzione, che tutto quello che concerne poi quello che ne segue, come la crescita della prole. Insomma, in sostanza, in natura da soli dureremo poco, abbiamo bisogno di fare branco, di fare gruppo. Questi animali invece non ne hanno assolutamente bisogno e vengono definiti asociali, un po' come lo sono io. Quel minimo di interazione che devono avere è obbligatoria, non è per niente gradita a loro e il più delle volte è aggressiva. Parlando in termini evolutivi, gli manca proprio una parte del cervello che è quella che gestisce le emozioni, ovvero il sistema limbico, che è la parte del cervello che gestisce per l'appunto le emozioni, il piacere e la rabbia ad esempio. Quindi in sostanza la loro attività con l'uomo, le loro interazioni con noi saranno prettamente 2 o 3, ovvero se li tocchiamo potrebbero reagire nei seguenti modi: 1. Ci potrebbero dare la fuga, 2. Potrebbero girarsi e aggredirci, 3. Si fingerebbero morti. Il fingersi morti, come ad esempio la tanatosi nelle anatrici dal collare o nelle anatrici tastellate, insomma tutta la specie ragazzi, non è limitata esclusivamente a loro, perché loro sono delle attricinate e l'actor studio che c'è dietro per interpretare la parte è fenomenale, ma anche gli altri serpenti, il fingersi morti spesso e volentieri significa semplicemente stare immobili e farsi toccare finché non vengono lasciati stare. Questa cosa avviene anche per altri rettili, altri sauri ad esempio. Non dobbiamo quindi commettere l'errore di pensare che il fatto che siano lì immobili a farsi accarezzare sia perché gli piace quello che stanno subendo. In realtà ragazzi non aspettano altro che darsi alla fuga. Ovviamente le interazioni con questi animali potranno creare una certa sorta di automatismi. Ad esempio il fatto che aprendo una teca l'animale si getti verso di noi immediatamente, quello può essere semplicemente dovuto al fatto che ha associato l'apertura della teca o del terrario comunque alla somministrazione del cibo magari. Anche in questa situazione non dobbiamo incorrere nell'errore di pensare che ci vengano incontro perché ci vogliono bene e semplicemente sono contenti di vederci. No, assolutamente no. Stessa cosa vale anche per gli incontri che vengono fatti nelle proprie abitazioni. Se rivedete più e più volte lo stesso serpente, la maggior parte delle volte si tratta di biacchi che sono quelli che ci tollerano di più, non è perché semplicemente si è affezionato a voi e quindi torna lì perché magari non l'avete ucciso, no, è molto basilare, è un animale puramente istintivo, quindi lo farà esclusivamente perché ha trovato una situazione favorevole, che può essere il cibo, che può essere la termoregolazione, che può essere la presenza di femmine e altri individui che gli vanno a genio, non come noi.
Stessa cosa riguarda le cure parentali, che sono assolutamente inesistenti. Più serpenti insieme che magari potete avvistare lo fanno esclusivamente perché condividono la tana o per termoregolarsi o perché semplicemente per mancanza di spazio. Stessa cosa avviene con i piccoli di vipera, quando restano nelle zone della tana per svariato periodo anche dopo la nascita. Non è una cosa fatta con amore per riguardo ai genitori, è pura che mera convenienza. Altra cosa che non dovete scambiare per amore, ad esempio, è il fatto che le femmine magari difendano le uova. Quello, ragazzi, è semplice istinto di sopravvivenza. Vi do un'altra piccola chicca, ad esempio, riguardante i sauri. Dovete sapere che se avete visto più volte delle lucertole scambiarsi delle effusioni, quindi darsi dei bacini, leccarsi con la loro linguetta, in realtà non sono effusioni amorose, stanno semplicemente controllando l'apparato riproduttivo dell'altro individuo. Ops, lapsus, lo status riproduttivo dell'altro individuo. In sostanza, se siete convinti che questi animali possano provare delle emozioni per voi, dei sentimenti, scordatevelo proprio, sono delle semplici macchine da guerra, puro istinto. Uno dei motivi per cui mi piacciono tanto, non hanno bisogno di nessuno, non hanno avuto bisogno di nessuno fino adesso, tant'è che non hanno avuto la necessità di evolversi, per l'appunto, e il loro cervellino è rimasto quello che era una volta, puro istinto. Fuga, riproduzione e nutrimento. Ma chi sono io per non mettervi il dubbio a fine video? Ovviamente dovete sapere che dall'altra parte è appena uscito uno studio che potrebbe confutare tutto quello che vi ho appena detto. E in sostanza, ragazzi, un mistero. Quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate like e attivate la campanellina per tutte le notifiche, così da non perdere nessun contenuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!